Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di aprile 2026. Abbiamo la carta della forza, amici dei pesci. Può essere un momento dove è richiesta una scelta, un andare avanti, un prendere coraggio per affrontare qualche tipo di situazione. È una carta di forte apertura del cuore, comunque. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo subito con un 7 di pentacoli. Abbiamo la carta dell'eremita, abbiamo un 5 di bastoni, gli amanti, sei di spade, la torre e un matto. Bene ragazzi, questa è la vostra energia, diciamo romantica, affettiva nel mese di aprile e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse, indipendentemente dal tipo di relazione che ci sia tra voi e questa persona. Quindi che sia una frequentazione piuttosto che una relazione, piuttosto che qualche cosa che non è ben etichettato, un qualche cosa di clandestino, non importa, è semplicemente l'evoluzione della vostra persona di interesse. Ok, partiamo con la vostra energia. Andiamo a vedere questo 7 di pentacoli, un altro 7 di pentacoli. Tre di bastoni e 6 di bastoni. Qui c'è voglia di fare qualcosa di nuovo, c'è voglia di andare oltre, c'è voglia di espansione, di progettare. Potrebbe anche esserci come una voglia di viaggiare per qualcuno. Andiamo a vedere l'eremita. Forza al contrario e 5 di pentacoli. L'idea iniziale che ho ragazzi è che qualcuno di voi non si senta pienamente appagato nella situazione o nella, diciamo, nell'entourage che ha. C'è la voglia di andare oltre. Qui abbiamo un eremita. Io ho la sensazione che potrebbe essere una fase della vostra vita dove per certi versi state un po' cercando qual è la giusta strada, qual è la giusta direzione per voi. Mi viene anche da dire come togliervi dalla situazione che qui volete un attimino, come dire, mi viene da dire bypassare, ma non è un bypassare perché comunque c'è un 3 di bastoni, è come se voleste espandere quello che avete già. Però è anche vero che qui è come se vi chiedeste, ma è veramente quello che voglio? Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Diavolo e mago. Datemi una carta per il diavolo. Due di bastoni, datemi una carta per il mago. Abbiamo un imperatore. Non
non so, come la sensazione che ci sia qualcuno di voi che stia cercando di forzare, se vogliamo, avete anche la carta della forza qui, o comunque condizionare un certo tipo di sviluppo, un certo tipo di idea, o può anche essere un certo tipo di relazione, perché sinceramente entro la prima metà di aprile potrebbe arrivare una persona. Andiamo a vedere gli amanti. 4 di bastoni e giustizia. Io sento che è come se voleste fare le cose fatte bene. Diciamo che questo gruppo di carte mi parla parecchio di un punto di arrivo per il quale con questo 5 di bastoni potrebbero esserci delle discussioni, delle lotte, delle divergenze, e può far riferimento a quello che vi fa sentire stabili, quello che vi fa sentire sicuri. Io qui con questo 6 di bastoni sento che è come se voleste fare di più, voleste essere anche riconosciuti per il vostro valore, per quello che siete, per quello che date. Qui ho l'idea che ci sia come qualche delusione con questo 5 di pentacoli ed è da lì che inizierete a farvi le domande dell'eremita, ma veramente è questo quello che voglio? Ma che tipo di persona voglio al mio fianco? Qui effettivamente può entrare una persona nella prima metà del mese, però ho come la sensazione che le cose non siano subito lineari, anche se è proprio quello che ci vorrebbe in realtà. Vi dico anche che per qualcuno ho la sensazione che questa persona potrebbe essere sposata o comunque già impegnata. Andiamo a vedere 6 di spade. 10 di pentacoli. E matto. Io credo che questo 6 di spade sia qui perché vi voglia dire di fondamentalmente godervi un po' quello che sta arrivando. Guardate cosa c'è sotto il mazzo, sto di coppe. Godervi quello che sta arrivando, senza farvi troppi film, senza farvi troppe domande, senza proiettare troppo nel lungo periodo. Cioè, io credo che qui, se voi state bene con questo personaggio che potrebbe entrare, che potrebbe essere, per adesso vedo Ariete, Leone, Gemelli o Bilancia. Cioè, è come se aveste questo obiettivo in testa, un'unione, potrebbe essere una convivenza o, non lo so, potrebbe essere l'uomo o la donna della vostra vita con la quale condividere i piaceri della vita. Però è anche, la sensazione è anche quella che vi dicono con questo matto di buttarvi un po'. Cioè, nel senso, 6 di spade parla di ruminio mentale, qui già ci siete con questo eremita, state pensando a che cosa volete voi dalla vita, da una relazione, quali sono i vostri prossimi obiettivi. E con questa persona è come se le carte vi dicessero: non fatevi tante paturnie, buttatevi, buttate giù più che tutto tutte queste idee costruite, queste regole potrebbero essere. Anzi, andiamo a vedere la torre. Fante di pentacoli, cavaliere di spade e sole. Sì, qui c'è un po' come da buttarsi, se vogliamo, nel vuoto, anche perché il matto ce l'avete già anche qui, ragazzi. Guardate, io sento che potrebbe nascere perlomeno una bella amicizia con questa persona. Ora, io non lo so se queste carte riguardano effettivamente solo l'energia di questa persona che andrete a conoscere, ehm, o se, cioè nel senso, se queste sono proprio solo vostre o se sono pensieri che farete in relazione al fatto che andrete a conoscere questa persona. Ecco, così forse è un po' più chiaro. Perché potrebbero essere paturnie, passatemi il termine, già vostre, oppure che potrebbero venire fuori con la conoscenza di questa persona. Andiamo a vedere comunque il matto.
Re di bastoni, passione qui ragazzi, e 4 di spade. Io credo che potrebbe manifestarsi una bella conoscenza. Ho l'idea che possa essere genuina comunque con questa persona perché avete la carta del sole e soprattutto il sole e la torre mi dicono che finalmente arriverà come questa chiarezza mentale, mi viene anche da dire un po' la forza di andare avanti in questa conoscenza, in questo percorso. Allora, adesso dipendendo dalla decade in cui siete nati, però per qualcuno questa persona si conosce, diciamo, nella seconda settimana di aprile, per qualcun altro secondo me intorno alla quarta. Le settimane pari, via. Ok, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, quindi non importa il tipo di relazione che avete, semplicemente è lo svolgimento lo sviluppo energetico di questa persona. Andiamo a vedere. Giudizio. Quattro di coppe, il sole. Re di coppe. Abbiamo la stella. Il mago. E un 8 di pentacoli, ragazzi. Allora, ragazzi, partiamo da questo giudizio, che secondo me può essere o una presa di consapevolezza della vostra persona di interesse, fante di coppe e 3 di pentacoli. Per qualcuno fa riferimento, soprattutto se avete discusso con questa persona, potrebbe fare riferimento al fatto che arriva una chiamata con una nuova proposta. Potrebbero essere delle scuse, potrebbe essere un modo un po' velato di chiedere scusa, proponendovi magari un progetto, proponendovi qualche tipo di collaborazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe, perché io ho come la sensazione che questa persona, infatti, abbiamo il diavolo, questa persona non veda qualche cosa, o di voi o della situazione, e 4 di pentacoli. Potrebbe essere che io ho come l'idea che questa persona stia riflettendo se lasciare indietro il passato o no. Abbiamo un 4 di pentacoli al contrario, c'è bisogno di un distacco, però siccome abbiamo un 4 di coppe come carta base, che è la carta della cecità, vi dico che secondo me o non vede che cosa è tossico questa persona, o non vede dove si è incastrata, perché comunque col diavolo si parla sempre di energia un po' repressa. Andiamo a vedere il sole perché qui sento che è come se avessi bisogno di vederci chiaro. 4 di coppe nuovamente e 9 di spade. Io sento che questa persona è preoccupata per qualche cosa che è successo nel passato. Se guardo le vostre carte, qui avete un 5 di pentacoli, quindi può essere che ci sia stato un avvenimento, una discussione, un qualche cosa che è successo che vi abbia fortemente deluso. Devo dire che il diavolo ce l'avete tutte e due, quindi una vena di, chiamiamola tossicità, una vena di orgoglio, una vena di ego, chiamiamolo come volete, però è presente in entrambe. Datemi una carta per questo diavolo. Vabbè, è uscita questa, 9 di pentacoli. Che interessante perché entrambe avete due carte, sia l'eremita che il 9 di pentacoli sono carte di single. Quindi può essere che ci sia questa situazione, ci sia questa relazione, però che non sia ancora
diciamo così, ufficializzata come una relazione di coppia, io ho anche l'idea perché ognuno dei due sia ben ben attaccato o attaccata alla propria indipendenza e alla propria autonomia. Andiamo a vedere il re di coppe. Fante di pentacoli, che avete già anche voi nella vostra linea. Sole e cavaliere. Cioè, guardate queste tre. Adesso questo lo lascio girato, se no poi non me lo ricordo. Però sole, qui avete il cavaliere, qui avete il fante di spade e il fante di pentacoli, ma in più c'è il mondo. Qui vi dico, potrebbe anche esserci un tema legato ai figli, per qualcuno, ragazzi. Potrebbero esserci come dei figli, qualcuno magari ha già dei figli e quindi il punto è come gestirli, magari per riuscire a vedersi. Un'altra cosa potrebbe essere che uno dei due voglia figli mentre l'altro o l'altra no. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 2 di bastoni, c'è voglia di andare oltre. Voi qui avevate il 3 di bastoni. Io credo che ci sia voglia di andare oltre, c'è voglia di fare qualche cosa di diverso. Guardate, asso di bastoni e eremita. Sento che questa persona la stuferete un po', nel senso che ho come la sensazione che nella seconda parte di aprile, non dico che getti la spugna, però non lo so, ho come l'idea che allenti un po' la presa. E come? Perché anche voi avete un 6 di spade, è come se vi faceste tanti problemi, magari perché arrivate da realtà diverse, magari perché volete cose diverse nella vita. E ad un certo punto io vi dico, con tutti questi maghi, perché ce l'avevate dall'altra parte? Sì, qua. E due matti e i due fanti di pentacoli, secondo me ad un certo punto deciderete di lasciare andare, di buttare giù tutte queste idee, queste paturnie e di iniziare qualche cosa di nuovo insieme, indipendentemente da quello che è il vostro legame. Se per esempio è un po' che vi frequentate, con questo mago c'è come un passaggio al livello successivo della relazione. È la forza di andare avanti, è la forza di andare oltre. Andiamo a vedere il mago. Re di bastoni, che avete già qui, e la carta della luna. Datemi una carta per la luna. Torre. E questa mi è rimasta in mano appeso. Andiamo a vedere anche l'otto di pentacoli, perché secondo me inizia una nuova quotidianità, una nuova routine. Potrebbe anche essere un progetto lavorativo, per qualcuno effettivamente, considerato l'otto di pentacoli. È un altro asso. Ragazzi, io sento che questa persona non sarà completamente convinta di iniziare qualche cosa con voi. Ho la sensazione che neanche voi sarete proprio del tutto convinti, però sì che vi butterete in questa nuova avventura, in questa nuova situazione, in questa nuova relazione. C'è un bellissimo asso di pentacoli, si apre una nuova strada. Avete tante carte di nuovi inizi. Qui c'è comunque un mondo che mi parla di chiusure, avete la torre tutti e due, quindi qui si tratta di far cadere certe strutture mentali che fino ad adesso secondo me vi hanno tenute imprigionati con questa carta del diavolo. Ah, il diavolo è il 15 come numero di carta, mentre la torre è il 16, quindi il diavolo arriva appena prima della torre. Quindi prima c'è tutta questa costruzione egoica, tutto quello che è il personaggio che ha bisogno di conferme, di identificarsi con il risultato, che ha bisogno di comandare, di controllare, di sentirsi al sicuro, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo c'è il crollo. Cioè, secondo me vi arrenderete un pochettino alla forza del cuore. Ora, sinceramente, non è che veda i cuoricini, cioè ve lo dico,
però sì un sentimento puro, la voglia di stare bene insieme, la voglia di rispettare l'altra persona, questo sì, lo vedo. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. E per chi avesse il tema figli in ballo, che potrebbero essere figli già esistenti o figli che volete, io ho come l'idea che anche lì troverete come una nuova quadra, una nuova armonia, ho come quest'idea. Andiamo a vedere un oracolo. Allora, qui abbiamo una carta che vi dice che state facendo dei pensieri obsoleti. Avevate 6 di spade? Sì, che c'è, è qua. E parla di condizionamenti e lo vedo qui quando avete questo diavolo, sinceramente, di ripetere gli eventi e di un qualche cosa che è sempre nella vostra testa, ok? Come se fosse un ruminio mentale. Io credo che qui qualcuno abbia paura di essere deluso, ma credo che abbiate un po' entrambe questa paura e quindi ci stiate un po' andando con i piedi di piombo, ognuno dei due si chiede che cosa voglio io dalla vita, che cosa voglio io dalla relazione. E qui vi parla di qualcuno che è espressa in spagnolo, che esprime il proprio amore, parla di un messaggio d'amore, quindi controllate Facebook, controllate WhatsApp, Instagram. E vi dice che vi sta pensando questa persona e ve lo farà sapere. Vi dico, qui c'è subito una carta del giudizio, quindi può essere effettivamente una chiamata che arriva già a inizio mese, ragazzi. Andiamo a vedere le fatine che cosa dicono. Luce. Allora, questa fatina vi dice di esprimere, di manifestare, di mostrare la vostra luce nella attuale situazione e di ricordarvi che la luce può penetrare l'ombra, il buio. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti perché io sono tanto curiosa. E per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, oppure lo potete fare anche per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. Lì trovate tutte le credenze limitanti, insomma, che io ho trovato, un po' sono le mie, un po' sono quelle vostre, che io ho radunato e ho messo lì, e poi ci sono anche tanti altri concetti di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato per diventare terapeuta, che sto condensando mano a mano e pubblico ogni sabato. Quindi ci sono temi per la crescita personale e la crescita, scusatemi, e la crescita spirituale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così almeno date un'occhiata e vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. L'unica cosa è che sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero proprio perché è come se fosse un corso di formazione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!